Cari amici, buongiorno. Oggi iniziamo una nuova ricetta. Facciamo le castagnole fritte. Subito vi elenco gli ingredienti, anche se poi ve li metterò assieme al procedimento in descrizione, state tranquilli. 200 g di burro, 200 g di zucchero semolato, 10 tuorli, peso circa di 180 grammi. Poi abbiamo 1 kg 1000 g di farina 00, 300 g di latte e 20 g di sale. Cosa facciamo? Come prima cosa andremo a pesare tutti gli ingredienti. A me manca il sale, che è l'ultimo ingrediente che devo pesare. Lo peso in questo momento. Dopo iniziamo subito avendo qua tutti gli ingredienti, iniziamo subito il procedimento. Come prima cosa uniamo il burro e lo zucchero e iniziamo a montarlo. Allora, il burro deve essere morbido, mi raccomando. Lo zucchero semolato, come potete vedere, lo mettiamo dentro nel cestello della planetaria. Il burro è abbastanza morbido. Comunque, per avere un burro morbido, ricordatevi almeno di lasciarlo fuori 2 o 3 ore prima dal frigorifero. Non succede niente al burro se lo lasciamo fuori 2 o 3 ore prima, non succede nulla, non va a male. E poi lo mettiamo, io in questo caso in planetaria, ma anche se avete un frullino va bene lo stesso. Montiamo il burro con lo zucchero fino a che venga una crema densa, bella pastosa. Io ho messo sulla mia planetaria il gancio, lo monterò con quella. Andiamo a montare il nostro burro con lo zucchero. All'inizio lo facciamo girare piano piano, poi lentamente aumentiamo la velocità fino a quando lo possiamo far girare a una velocità media. Quando il nostro burro e lo zucchero è bello pastoso, andiamo a inserire poco alla volta le uova, i tuorli in questo caso. Il nostro burro diciamo che è abbastanza pastoso, ora andiamo ad inserire le uova. In questo step ne abbiamo messe 2. Iniziamo a mischiare. Fino a che vengano ben assorbite dal nostro burro e dal nostro zucchero anche i tuorli. Ora fermiamo la macchina, mettiamo dentro il restante dei nostri tuorli. Perfetto. Continuiamo a mescolare. È rimasto molto impastato. Il nostro composto è diventato bello denso, molto bello per fare le palline. Mi raccomando, non esageriamo con lasciarlo girare per troppo tempo, perché altrimenti cosa succede? Iniziamo a surriscaldare il nostro impasto che dopodiché tenderà a diventare molto più molle. Non dobbiamo riscaldarlo troppo, l'impasto, mi raccomando.
Ricordate sempre che se mentre fate questa ricetta o altre ricette trovate delle difficoltà, potete sempre scrivermi nei commenti e io vi aiuterò se avrete qualche difficoltà, mi raccomando. Allora, come prima cosa andiamo a preparare le nostre palline. Prendiamo un cucchiaio. Il nostro impasto non si attaccherà alle mani, come potete vedere non si attaccherà. Facciamo delle palline e le riponiamo qua, anche se poi dopo le metteremo dentro nell'olio bollente. Cerchiamo di fare delle palline più o meno della stessa grandezza, non troppo grandi, non troppo piccole, perché più che altro troveremo differenza quando dobbiamo. Mettiamo di dentro 2 o 3 palline alla volta dentro nell'olio, non di più, perché se le mettiamo tutte, ora che riusciamo ad andare ad scolarle, cosa succede? Succede che le palline ultime che tiriamo fuori sono completamente bruciate. E con questa dovrebbe essere l'ultima. Perfetto. Ora il nostro olio sarà sicuramente